Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di dicembre e abbiamo la carta dell'imperatrice. Amici del Sagittario, quando c'è l'imperatrice si parla di maternità, di gestazione, può essere anche la gestazione di un'idea o di un progetto di coppia, ipotesi, oppure potrebbe essere proprio qualche cosa che riguarda la maternità in sé o la propria madre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. La vedete anche scritta qui e sempre in descrizione trovate il link alla playlist per l'oroscopo annuale e stagionale. In questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024. Ce ne sono 4, una è generica, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'ultima è sul lavoro e l'economia. Trovate comunque tutto nelle playlist. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per la prima metà di dicembre per gli amici del Sagittario. Allora ragazzi, partiamo da un 2 di pentacoli. La carta degli amanti. Un 10 di coppe. Un 3 di coppe. La giustizia, un 8 di pentacoli. Un 8 di spade, un 9 di bastoni e la ruota della fortuna. Allora ragazzi, partiamo da questo 2 di pentacoli. Il 2 di pentacoli è una carta che parla di più cose che sono gestite nello stesso tempo. Come la sensazione che potrebbero esserci persone qui che stanno frequentando più di una persona a livello romantico. E abbiamo anche questa bellissima carta degli amanti che mi parla di una relazione in armonia, in equilibrio. Di solito quando c'è la carta degli amanti c'è un compromesso serio. E abbiamo poi anche questo 10 di coppe che è un po' il senso di completamento che avrete nella prima settimana di dicembre. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 2. 9 di pentacoli e diavolo. Ragazzi, perché ho la sensazione che per qualcuno si tratti di una situazione, di una questione, diciamo, a livello lavorativo? Quindi qui per qualcuno ci potrebbe essere una relazione già in essere e un flirt, se vogliamo, a livello lavorativo. Devo dire che tra il 9 di pentacoli e il diavolo ho come la sensazione, ragazzi, che qui ci sia una situazione karmica, un ciclo karmico di dipendenza che si sta protraendo nel tempo. Può essere, vi dico, nel momento in quando c'è il diavolo è tossico, non è un buon ciclo. Quando ci sono i cicli viziosi, quindi quelli legati alle dipendenze,
sia che siano fisiche, sia che siano affettive, sia che siano mentali. Ehm, è un circolo distruttivo e il 2 di pentacoli fa riferimento anche ai cicli karmici che si ripetono e si ripetono. Può anche essere che qualcuno abbia appunto sì una relazione clandestina. Andiamo a vedere gli amanti. Tre di bastoni, 9 di coppe, fante di coppe. Sì, perché la carta degli amanti parla anche di scelta, di scegliere tra il vecchio e il nuovo. Ma ho la sensazione che c'è una sorta di insoddisfazione di base. È come se si aspettasse un movimento da parte di qualcuno, ma questo movimento non arriva. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Papa e 5 di coppe. Io credo che sia una relazione clandestina per molti, perché qui è come se ci fosse la voglia di ufficializzare quest'unione, come se qui ci fosse il compromesso e si volesse la completezza. E per completezza intendo qualche cosa che è riconosciuto da tanti. Qui abbiamo il Papa, eh. Ragazzi, non so quale sia la vostra situazione personale, ma tra il Papa e la giustizia ci potrebbe essere qualche regolarizzazione, qualche contrattualizzazione, qualche contratto che arriva. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Mm. Sì, io qui ho proprio l'idea che sia una relazione a tre, che non si sia ancora pronti per lasciarsi indietro certe cose, certe dinamiche. Andiamo a vedere giustizia. Perché qui sento tanto amore da parte di uno, ma l'altro si fa un po' i fatti suoi. O se non si fa i fatti suoi tira indietro. Allora, la carta della giustizia è spiegata da un re di spade, vi ricordo che anche la giustizia ha la spada, un 3 di pentacoli al contrario e un 7 di bastoni al contrario. Ragazzi, qui un invito a fare qualche taglio. Normalmente la giustizia taglia quello che è in più sui piatti della bilancia per riportare l'equilibrio. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Otto di pentacoli nuovamente e 9 di spade. Allora, in questa relazione vedo una continuità, ragazzi, anche una sorta di costanza, se vogliamo. Però qui ho come la sensazione con questo 8 di spade, che adesso poi andiamo a vedere, che vi dicano di cambiare un pochettino l'atteggiamento, perché qui con questo 9 di spade ci sono tanti pensieri legati al passato. Ed effettivamente se fosse un rapporto, una relazione dipendente lavorativa o dipendente affettiva o insomma ci fosse qualche dipendenza, e ve lo dico perché abbiamo anche un 5 di pentacoli qui al contrario, fate attenzione a non riciclare i ricordi del passato, cioè a non vivere su dei ricordi. Se è una relazione tossica che va avanti da un po' e magari agli inizi, che è stato 6 mesi fa, all'inizio era tutto rose e fiori, ma dal secondo mese in poi è stata una catastrofe, ecco, non riciclate i ricordi del primo mese per rimanere attaccati a questa relazione. Perché qui c'è una forte tossicità, ragazzi. Qui bisogna andare verso l'espansione, verso l'amore per se stessi. L'imperatrice qua vi vuol dire, guardate questa carta, l'otto di spade, è una madre che cura il figlio e qui dovete come trasformarvi in miglior madri per voi stessi. O come l'idea che vi dicano perché anche qui avete gli amanti.
di lavorare sull'amor proprio. E non sgridatevi, ho questa sensazione di essere madri compassionevoli per voi stessi. Andiamo a vedere l'otto di spade. Fante di bastoni e imperatrice, ragazzi. Allora, come vi dicevo, tanti pensieri. E qui l'invito è quello di ritrovare un pochettino l'entusiasmo, iniziare a pensare avanti invece che indietro, come ci dice il 9 di spade. Pensate a tutto quello che potrà arrivare quando arriverà questa ruota della fortuna, che secondo me è nella seconda parte di dicembre. Però qua avete anche un 9 di bastoni, un po' come se vi dicesse strutturatevi. Pensate a mettere delle barriere, dei limiti, dei confini. Pensate a proteggervi. Allora ragazzi, qui ho anche un richiamo, diciamo così, per quello che riguarda la vita familiare. Potrebbe esserci qualche questione tra fratelli, tra cugini, insomma, e per qualcuno, ma un gruppo molto piccolo è tra genitori e figli, cioè coi propri figli o coi propri genitori, dove c'è una situazione un po', diciamo, tesa, un po' tossica, un po' vincolante. E se così fosse, vi dico che il vostro desiderio di ufficializzazione, di quello che rappresenta per voi il Papa, arriverà con la giustizia. Cioè ci sarà una regolarizzazione delle cose, del lavoro, della quotidianità, della gestione economica, della gestione temporale. Cioè cambia qualche cosa e vi dico che per molti sarà una questione economica perché? Perché abbiamo due volte l'otto di pentacoli, l'imperatrice e soprattutto la ruota della fortuna. Quindi qui qualche questione si regolarizzerà. E se non siete voi, la giustizia divina che arriva, cioè se non è una vostra scelta, perché magari non riuscite a farla con la carta degli amanti, nella seconda settimana di dicembre è come se ci fosse un evento esterno che o sì vi porterà verso questa ruota della fortuna. Vi dico, se siete single, pubblicherò poi anche le letture di dicembre sui single e potrete poi integrarle a questa. Però qui può far riferimento, come vi accennavo prima, a una relazione clandestina, per qualcuno può essere sul lavoro. Quindi è come se ci fosse una persona, magari non siete neanche, però secondo me sì, qualcuno lo sa che è corteggiato, però è come se ci fosse qualche cosa che non vi convince della persona. E anche per chi è già in una relazione, ragazzi, scusate, ho le idee che nella seconda settimana di dicembre le cose troveranno un loro equilibrio, un loro ordine, un loro sistema di difesa, sistema protettivo. È come se iniziaste a lavorare su voi stessi, mi viene anche da dire, perché comunque l'imperatrice ce l'avete anche qui. Bene, andiamo a vedere un oracolo. Ah, per chi è single vi dirò che potrebbero presentarsi vari personaggi, però fidatevi più che tutto del vostro istinto, di come la persona vi vibra, più che di quello che la persona vi dice. E le carte vi dicono di non affrettarvi a impegnarvi con qualcuno. Prendetevi il tempo che vi serve, analizzate. Soprattutto smettete smettetela di sentirvi in una posizione di svantaggio. Non c'è vantaggio o svantaggio, semplicemente bisogna prendere atto che quella cosa c'è, cioè è
è come un uscire dal giusto e giusto o sbagliato, alla fine che una cosa sia giusto o sbagliato in certi casi non fa tanto testo, no? Perché il risultato è lo stesso di un'azione, anche se magari l'azione non si sa se sia stata giusta o sbagliata, però comunque. Ragazzi, c'è un'ascia. Qui è la stessa cosa che vi dicevo un pochettino qui. Potrebbe esserci un taglio con proprio questo schema di comportamento, stop the pattern. Qua infatti vi dice di rompere lo schema. Parla di una separazione e parla anche del trattamento del silenzio, che è una tecnica di manipolazione narcisista. Vi invito ad andare a cercare su YouTube. E poi parla anche di abbandono. Ragazzi, guardate, qui vedo che c'è una questione un po' intorcigliata, attorcigliata. Ehm, Se si parte da una situazione tossica, vi dico che nella prima settimana di dicembre sarà come rendervene conto, mm, e nella seconda sarà un po' come, ok, riportiamo un attimo gli equilibri, arrivo fin qui, di qui in avanti si cambia, e si cambia, perché poi c'è la ruota. Andiamo a vedere ancora un ultimo pensiero su cui riflettere. Ah, perché mi è difficile lasciare andare? Wow. È questione di ego, ragazzi. L'ego si attacca al risultato, si identifica con il risultato. Io voglio quella cosa lì e se non ottengo quella cosa lì sono un fallito. No, perché noi non siamo solo quella roba lì, noi siamo tanto altro. Quindi il risultato è una parte del nostro lungo viaggio di vita, una piccolissima parte. Va bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete scrivere un commento, condividere, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!